Benvenuto. Sei in Francia e vuoi sapere quanto sia alta la Torre Eiffel. Non ti è possibile usare smartphone o altri gadget tecnologici per conoscere l'altezza, però hai a disposizione un certo numero di monete. Quante monete sono necessarie per poter misurare l'altezza della Torre Eiffel? Metti in pausa il video, e quando sei pronto vai avanti per vedere la soluzione. Se hai pensato di impilare le monete in verticale o in orizzontale, ci dispiace, ma la risposta è errata. Il motivo è semplice, perché sarebbe necessaria una quantità spropositata di monete. E quindi come si fa? La risposta è nella fisica, infatti, lanciando un oggetto da una certa altezza con una data velocità iniziale, possiamo dire che la distanza che questo percorre è esprimibile in termini di tempo, velocità iniziale e accelerazione di gravità. Questo modello prende il nome in fisica di seconda legge del moto. In particolare, la distanza percorsa è data dalla velocità iniziale, moltiplicata per il tempo, più un mezzo per l'accelerazione di gravità, per il tempo al quadrato. Quindi per misurare l'altezza della Torre Eiffel, ci basta lanciare un oggetto dalla cima, e con un cronometro misurare il tempo che l'oggetto impiega per toccare il terreno. Per farlo, è possibile anche farsi aiutare da un amico usando due cronometri, uno usato dalla persona in cima alla torre per tenere traccia dell'istante di caduta dell'oggetto, ed uno usato dalla persona ai piedi della torre che cattura l'istante in cui l'oggetto tocca terra. Poi, per differenza, si ottiene il tempo di discesa. Nel caso della Torre Eiffel, il tempo di discesa di un oggetto è all'incirca 8 secondi, quindi sostituendo il valore nell'espressione, e tenendo conto del valore noto dell'accelerazione di gravità, e del fatto che la velocità iniziale dell'oggetto è nulla, otteniamo che l'altezza della Torre Eiffel è di 313 metri circa. Quindi, tornando al problema, il numero di monete necessarie per misurare l'altezza della Torre Eiffel è una. Se hai apprezzato questo contenuto, ti saremmo grati se lasciassi un mi piace, così da spronarci a creare altri contenuti come questo. Grazie per la visione, ci vediamo nel prossimo video.